te lo dico guardandoti dritto. Io non sono uno YouTuber. Quell'etichetta però mi sta stretta. Mi piace creare video, sì certo. Mi piace parlare a una telecamera, come sto facendo in questo momento, e sentire che dall'altra parte c'è qualcuno che annuisce. Ma YouTube, per me, è uno strumento di lavoro. È la mia sala riunioni sempre aperta, il mio biglietto da visita che respira, il luogo dove chi mi scopre capisce se sono la persona giusta con cui fare strada. Io faccio consulenza e formazione, è lì che vivo, è lì che porto valore. E voglio essere onesto con te. Solo con video e podcast è difficilissimo avere un'entrata fissa, utile e serena. Non perché manchi il talento, non perché non ci credi abbastanza, semplicemente perché l'economia dell'attenzione è instabile. Oggi ti ama e domani guarda altrove. E se fai divulgazione, questa instabilità la senti ancora di più. Mentre l'intrattenimento ha più chance perché gioca con la leggerezza, con il ritmo del momento, con il bisogno di distrarsi. Non è meglio e non è peggio. È un'altra gara. Io ho scelto la mia. Non inseguo like e visualizzazioni come se fossero ossigeno. Li guardo, certo, ma non permetto loro di giudicare il mio lavoro. I numeri sono un eco, non la voce. Quello che cerco è più semplice e più difficile allo stesso tempo. Persone che mi scrivono, che mi dicono: mi hai chiarito una cosa, possiamo lavorare insieme, mi serve una direzione. Perché il mio canale non è un parco giochi, è una porta d'ingresso. Non voglio impressionare un pubblico qualunque, non mi interessa, voglio farmi scegliere dalle persone giuste. Se ti va, chiediti questo: se domani sparissero i like, cosa resterebbe dei tuoi contenuti? Ti resterebbe una traccia chiara di quello che sai fare? Ti resterebbero relazioni? Ti resterebbe un perché? Quando ho iniziato a rispondermi sì, ho smesso di sentirmi in difetto solo perché il grafico qui su YouTube non disegnava fuochi d'artificio. Non sto dicendo ovviamente che i numeri non contino, sto dicendo che non comandano. La metrica che decido di ascoltare è un'altra, la qualità dell'impatto. Una mail che inizia con "ti ho visto in quel video e..." vale più di 1000 visualizzazioni anonime. Una call con una persona in target vale più di un commento qualunque sotto un trend. Non è disprezzo per i grandi numeri, ci mancherebbe, è rispetto per il mio tempo e per il tuo. E sai la cosa più bella di questa scelta? Ti ridà respiro. Quando non insegui l'algoritmo, torni ad ascoltare chi hai davanti. Torni a fare pace con i tempi umani. Un'idea che matura, una storia che ha bisogno di una notte in più, un concetto che diventa chiaro mentre lo spieghi. Torni a dire no a ciò che non serve, anche se potrebbe andare forte. È meno scintillante? Forse. È più vero? Sì. Io non credo che vendere sia una parolaccia. Vendere, se lo fai con onestà, è mettere ordine nella vita di qualcuno e dirgli: ecco come posso aiutarti, ecco cosa succede se lavoriamo insieme, ecco cosa non ti prometterò mai. Mettere un prezzo al proprio lavoro non è cinismo, è responsabilità, è il contrario dell'improvvisazione. Il mio canale serve a questo, a mostrarti come ragiono per permetterti di capire se vuoi affidarmi un pezzo del tuo percorso. C'è una differenza che per me conta tantissimo: essere visti o essere scelti. Essere visti è affascinante, ti riempie per un attimo, ma essere scelti costruisce. Mattone su mattone. Non è una corsa, è un lavoro artigianale. Ci metti attenzione, ci metti coerenza e ci metti cura. Non fai promesse che non puoi mantenere. Accetti che la crescita sia una linea che non sempre sale in modo perfetto. Ma ogni volta che qualcuno decide di investire su di te, non ti sta regalando un numero, ti sta dando fiducia. Forse ti stai chiedendo: ma così non rischio di sparire? La verità è che quando parli con chiarezza a chi puoi davvero aiutare, non sparisci. Magari non esplodi, ma resti. Resti nella memoria di chi aveva proprio bisogno di quelle parole in quel momento. Resti nella cartella da rivedere. Resti in un messaggio salvato, e quando arriverà il momento giusto, quel restare diventerà una scelta. E quella scelta spesso è lavoro. Mi piace pensare a YouTube come a una strada. C'è una corsia dove si corre, luci, sorpassi, clacson, e c'è una corsia dove si cammina un po' più piano. Guardi i cartelli, sai dove stai andando e ti fermi a parlare. Io ho scelto la seconda, non perché non sappia correre, ma perché voglio arrivare. E arrivare per me significa far sì che i miei contenuti aprano conversazioni, che cambino qualcosa nella vita di chi li ascolta, anche se fosse una sola persona alla volta. Se ti riconosci in questo, voglio dirti ancora una cosa con delicatezza. Non devi dimostrare di essere abbastanza YouTuber. Non devi forzarti in un abito che non ti veste. Puoi tenere la schiena dritta, guardare la tua esperienza e dire: io uso YouTube per lavorare bene, per scegliere e farmi scegliere, per costruire valore che resta.
Certo, non andrai virale ogni settimana, ma costruirai un percorso e i percorsi portano lontano. Io continuerò a creare video con questo spirito, non per piacere a tutti, ma per parlare a te quando ti serve. Non ti prometto scorciatoie, ma ti prometto chiarezza, onestà e l'impegno di mettere in ordine ciò che so perché ti sia utile. Se vuoi restare, io sarò qui, con contenuti pensati non per intrattenerti 5 minuti, ma per darti strumenti e visione. Perché le views passano, ma le scelte restano. E la tua, se vorrai, potrà essere quella di lavorare con me. Non perché sono uno YouTuber, ma perché sono un professionista che usa YouTube per far bene il suo lavoro e per aiutarti a far bene il tuo.